Ciao a tutti amici di Domi Digital, ben arrivati nel resoconto della quarta giornata di campionato. Allora, campionato che sta andando come primo campionato non male, anche se il pareggio di questa sera non mi soddisfa per niente, dato che il gol che ho subito al 92esimo. Quindi partiamo con analizzare moduli e poi scendiamo nel dettaglio, praticamente nelle scelte e dell'analisi, diciamo, della partita. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare il like al video e di entrare nella community su Telegram, dove veramente iniziamo ad essere un bel po' di appassionati di questo fantastico gioco. Beh, non mi perdo in chiacchiere, vado avanti e entriamo nella partita. Pareggiata 2-2. Dicevo, risultato che non mi soddisfa tantissimo, tant'è vero che il gol subito proprio nei minuti di recupero all'ultimo, al 92esimo, veramente mi fa tanta rabbia. Allora, vediamo un po' la squadra avversaria. La squadra avversaria scende in campo con un 4-3-3. Diciamo che mi ha messo un po' in difficoltà perché il 4-3-3 è uno di quei moduli che faccio difficoltà a battere. Quindi qual è stato il mio ragionamento? Visto le partite precedenti, lui che scendeva sempre con il 4-3-3, avevo visto sempre il discorso che per fortuna che il suo TD, essendo che io prediligo sempre un gioco sulle fasce, il suo TD, quindi terzino destro, e diciamo che era quello più sotto il mio mirino, quindi ho cercato di sfruttare la fascia sinistra e cercare di entrare. Lui ha 3 attaccanti e quindi ho cercato di trovare un modulo e di vincere la partita sulle fasce e soprattutto a centrocampo. Quindi la mia scelta è ricaduta sul 3-4-3 Diamond. Diciamo che è stato un po' inventato, ho fatto tanto turnover facendo riposare, diciamo, il mio esterno sinistro che è il più forte, quindi sono dovuto scendere in campo con Strom che è un 58, quindi ho approfittato della partita per fare tanto turnover, che è fondamentale per cercare di far ispirare la squadra e i giocatori, perché altrimenti a lungo termine non va bene. Quindi vado con il 3-4-3 con la speranza di crearli superiorità, contrastare i 3 con i miei 3 difensori e il CDC che è molto forte, e cercare di creare superiorità a centrocampo e sfruttare le fasce. Quindi mi lancio sulla sinistra, dove ho Tong che è il più forte, diciamo, in squadra, e ho scelto lui capitano per avere più dribbling e più passaggi. Infatti ho fatto dribbla spesso con la speranza di sfruttare le fasce e creare superiorità nei dribbling, ma qualcosa non ha funzionato. Andiamo a vedere bene che cos'è che non ha funzionato secondo il mio punto di vista. Secondo me il COC nuovo completamente annullato, ha fatto, se non erro, allora ecco il riassunto: i migliori in campo Dos Santos, che è il suo esterno all'ala sinistra, con un 8,5 ha fatto 2 gol. Sicuramente il problema di Angu, che è un attaccante che non è neanche tanto male, ha un 60 di tiro, ma ha troppi errori sotto porta. Anche guardando la partita, ha fatto 5 tiri di cui 3 in porta, ha fatto anche un assist. Diciamo che tutto sommato non è che è andato tanto male, ma vedendo la partita ha sbagliato veramente dei gol proprio da vicino. Tong ha fatto veramente un'ottima partita, peccato per i tiri non ne ha messo neanche un in porta, eppure Tong ha un 74 di tiri, quindi mi aspettavo veramente qualche gol in più. Infatti il gol che è arrivato sulla fascia sinistra da Strom, che era il più debole della squadra, ma di 2 tiri in porta uno praticamente l'ha buttato dentro. E Novo, che è il COC, doveva essere un giocatore che doveva fare più tiri, invece di passaggi ne ha fatti tanti, quindi ma 0 tiri. Questo, io prediligo i tiri praticamente in area, quindi pochi tiri da fuori area, per il discorso che cerco di sfruttare i ragazzi che avevano Tong ad esempio, e quindi sfruttare tiri ravvicinati con la speranza di fare più gol. Probabilmente questo potrebbe essere un errore con questo tipo di modulo, perché altrimenti il COC, come vedete, annullato, e non fa veramente poco. I dribbling riusciti, lui probabilmente, io ho fatto dribbla meno spesso
e infatti lui mi ha dribblato e mi ha anche superato molto spesso. Infatti Dos Santos ne ha fatti veramente tanti. Tong è stato sfortunato, sì, nel senso che i tiri sono stati praticamente bloccati 4 dai difensori, però non me l'aspetto da lui, dato che comunque in dribbling ha 77. Quindi non riesco a capire bene il perché Tong sia stato così tanto annullato anche dal suo terzino, diciamo, più debole. È un'analisi che se avete consigli scrivete pure nei commenti. Bisogna cercare di capire che cos'è che non ha funzionato. Sicuramente non ha funzionato Novo come COC. La difesa invece, tiri intercettati, Ajmi, duelli difensivi vinti 8, quindi vuol dire che il discorso del CDC ha funzionato molto bene. Infatti molto spesso loro non hanno neanche superato la metà campo, e nei dribbling subiti ne ha subiti 2, va bene, diciamo che ci sta, dato che comunque era nel vivo del gioco. Passaggi, andiamo ad analizzare i passaggi. Come vi dicevo, occasioni create 7 da Tong e 4 da Angu, infatti ha fatto anche l'assist. Dei cross mi aspettavo anche qui di più, quindi Tong diciamo che non è che sia andato molto bene, ha preso un voto altissimo, è stato nel vivo del gioco, però ci dobbiamo ricordare che lui aveva di fronte il più scarso. Non vorrei che la cosa che ha pagato è che era un po' fuori ruolo, quindi bisognerà capire questo, diciamo, arancione chiaro quanto realmente influisce, e se ha influito tanto. Quindi devo dire, in sintesi, 4-3-3, 3-4-3 Diamond è un modulo che può contrastarlo. Probabilmente se dovessi al ritorno magari, o se dovessi ripetere, sicuramente farei tiri da fuori, sì, più tiri da fuori, oppure magari bilanciato, e magari dovrei acquistare nella prossima campagna acquisti sicuramente una S, di cui sono sprovvisto, perché non avevo mai considerato questo modulo nel pre-stagionale. E niente, quindi ragazzi, un bel 2-2, si va avanti a bomba. Diciamo che il gioco piace sempre tantissimo, è un gioco che mi sta appassionando tantissimo, guardo la partita con il fiato sospeso. Se avete consigli o qualsiasi altra cosa che magari ho detto, considerazione oppure spunto che volete dare, scrivete pure nei commenti oppure nel gruppo Telegram. Se non siete iscritti vi lascio qua sotto il link per iscrivervi a questo fantastico gioco. Grazie mille a tutti, da Domenico di Domi Digi.